Ebbene, è giunto il momento di recensire anche questa Barbie Totally Hair. La nuova versione è uscita qualche mese fa, che io ho recuperato per fortuna ad un prezzo inferiore ai 20 euro, se non ricordo male sui 16 euro. Ma in più oggi faremo un paragone con la vecchia versione anni 90 di questa bambola. Reggerà il confronto? Sarà un disastro? Non lo so, lo scopriremo proprio in questo video. Ed eccoci qui con la Barbie in scatola, direi di cominciare proprio guardando quella che è semplicissima. Nella parte frontale c'è solamente tutta questa plastica incollata su uno sfondo di cartone che ci lascia vedere tutto all'interno, bambole e accessori. Qui in basso possiamo vedere il logo Barbie Totally Hair, il nuovo logo, e qui anche un artwork della bambola acquistata, ce ne sono 3 in questa linea e ne sta per uscire un'altra, io ho preso quella che era in sconto. Invece nel bollino qui in alto ci dicono che cambia colore con il caldo o il freddo. Anche sul retro ci sono un po' di informazioni che adesso andiamo velocissimamente a vedere. Qui in alto troviamo 3 immagini che ci danno qualche idea su come acconciare i suoi capelli, anche se sono davvero molto semplici. Da questa parte invece troviamo il logo Barbie Totally Hair e qui ci fanno vedere che possiamo pettinare i suoi capelli, che le stelline cambiano colore in base al caldo o al freddo, e invece qui sotto ci fanno vedere che ci sono degli elastici da infilare nei suoi capelli. Qui invece ci fanno vedere tutte le bambole uscite in questa nuova linea Totally Hair e come vedete sono 4, prima mi sono sbagliato, non sono 3 ma sono 4. Nella parte inferiore invece ci sono una valanga di informazioni che come sempre non ci interessano. Ma andiamo ad unboxarla con cattiveria. Una volta fuori dal box si presenta così, è davvero semplicissima, ma è stata creata ovviamente per giocare con i suoi capelli, quindi quella è la cosa più importante. Ma andiamo per gradi. Il suo viso è carino, ha gli occhi azzurri, con sopra un ombretto rosa, molto semplice, le sue sopracciglia sono scure perché sono un castano scuro con dei peletti disegnati all'interno, e sulle labbra indossa un rossetto fucsia. Sulle orecchie indossa questi orecchini che abbiamo già visto nella Barbie Rewind, solo che lei li aveva gialli, se non ricordo male. In questo caso invece sono azzurri, con 2 stelline, una più piccola e una più grande. Il suo vestito invece è tutto un pezzo unico, realizzato con questa stoffa rosa, viola, blu e azzurra, con delle stelline e delle righe. Molto semplice. Nella parte superiore ha queste maniche corte fatte a palloncino dello stesso tessuto. Al collo indossa questa collana argentata, anche in questo caso con delle stelline più grandi e più piccole. Sulla sua mano sinistra le hanno messo questa borsetta a forma di stella con delle cerniere disegnate sopra, non si può aprire e ho il dubbio che sia un riciclo di qualche Barbie tipo Popstar. Ai piedi invece indossa queste scarpe che sono davvero la cosa più triste del mondo perché sono di plastica verde acqua, con il tacco come vedete molto largo, ma è uno stampo che abbiamo già visto. Il problema è che se le rimuoviamo vediamo che sono realizzate con una plastica davvero mollissima, sono praticamente di gomma e si sfilano davvero facilmente e credo che questa plastica si romperà subito alla terza volta in cui ci giocheremo. Ma la cosa ovviamente più interessante di questa Barbie sono i suoi capelli, dove vediamo che davanti ha questo ciuffo pieno di gel, però è un gel morbido, non risulta croccante, ma comunque è bruttissimo perché ha questo ciuffettino che non si capisce se dovrebbe essere una frangia, un ciuffo o cosa. Qui davanti vediamo che ha dei capelli viola e azzurri rutati e raccolti in questo elastichino azzurro qui sopra. Anche nella parte della nuca troviamo questi capelli viola, per il resto invece sono tutti completamente biondi. E andando a vedere dal retro vediamo che non sono messi malissimo una volta usciti dalla scatola e sono abbastanza lunghi. Speravo fossero più lunghi, invece le arrivano praticamente appena sotto alle ginocchia. Non sono male come capelli, la cosa che mi dispiace è che sono 2 fibre diverse. Questa qui azzurra è una fibra un po' più scadente, quella che se vi ricordate abbiamo trovato nella Barbie Extra con tutti i vestiti. E invece questi biondi sono la classica fibra che sta usando Mattel negli ultimi anni su Barbie. Anche quelli viola sono più rigidi, cioè praticamente hanno messo 2 fibre diverse di capelli su questa bambola, una tristezza. E come vedete, anche se sono lisci, comunque non mancano i casini. Con lei arrivano ovviamente diversi accessori, il primo è questo pettine con il logo Barbie, tutto viola con anche qui una stellina e 3 buchetti sempre a forma di stellina. Sul retro invece non c'è nulla. Carino che abbiano messo il pettine e non la solita spazzolina, perché io trovo che i pettini siano sempre molto più utili confronto alle spazzoline. Poi c'è questo pezzettino di cartoncino sempre con il logo Barbie con dei pois
e attaccati 3, si sono sprecati e ne hanno messi solamente 3 elastici, uno giallo, uno rosa e uno viola. Poi ci sono questi occhiali completamente argentati con qui questa forma da gatto, semplici, sicuramente già visti. Questo gilet rosa, semplicissimo, con la stessa stoffa sia sul davanti che sul retro, con questa specie di pelo di plastica, non saprei come chiamarlo. Il tessuto è anche carino, peccato che sia solamente un gilet, poi vedremo come le sta addosso. Ma la cosa sicuramente più triste sono questi, che dovrebbero essere 2 elastici di stoffa e invece sono di plastica. Uno è viola, uno è rosa. Si aprono qui tramite questo bottoncino e si dovrebbero mettere così attorno ai suoi capelli. Che imbarazzo! Questa cosa è veramente di una tristezza infinita. L'ultima cosa sono invece queste stelline che, se andiamo ad aprirle, vediamo che ce ne sono 8, 2 rosa, 2 azzurre, 2 viola e 2 verdi, e queste cambiano colore con il calore. Infatti adesso le vedete così, ma se vado a scaldarne una con le dita, tipo quella verde, diventa gialla o comunque un verde più chiaro, quella viola invece diventa rosa, fucsia, molto fluo, quella azzurra diventa invece un rosa chiaro e invece quella fucsia diventa praticamente azzurrina. Queste qui si utilizzano semplicemente appiccicandole ai suoi capelli perché hanno dietro del velcro e quindi si utilizzano semplicemente schiacciandole nei suoi capelli e loro si attaccano. Questa forse è l'unica cosa carina di questi accessori, perché effettivamente sono semplicissime da mettere e sono anche semplicissime da rimuovere, perché basta sfilarle e le possiamo riutilizzare tutte le volte che vogliamo. Questa è lei con il gilet addosso e vabbè, lascio a voi i commenti. E visto che sono cattivo, direi di andare anche a fare subito un piccolo paragone con l'originale Barbie Totally Hair. E direi che non c'è paragone, non si possono paragonare. Su molte cose sono simili, su altre sono completamente diverse. Le cose su cui sono simili sono sicuramente le articolazioni, perché bene o male entrambe hanno le stesse articolazioni, con l'unica differenza che la vecchia Totally Hair poteva muovere anche il busto, girare anche il busto, e invece quella nuova può anche allargare le gambe. Ma ragazzi, guardatele, io direi che non c'è nulla da dire, soprattutto come impatto visivo. Una la trovo davvero molto elegante, molto femminile, l'altra mi sembra solamente si sia rotolata in un cestone delle offerte. Anche i visi sono completamente diversi. Abbiamo un viso anni 90 da questa parte con il vecchio mold, un viso decisamente più semplificato e anche un pochino ingrandito, che è quello ovviamente moderno. Gli occhi sono completamente diversi, il trucco era molto più marcato, molto più colorato negli anni 90, in questo caso invece è stato ridotto al minimo indispensabile. Non vi ho precisato che questa è una riproduzione, scusatemi, ve lo preciso ora. Questa Barbie Totally Hair è la riproduzione che è stata realizzata da Mattel negli ultimi anni della primissima Barbie, poi faremo anche un piccolo confronto con il viso originale, ma comunque questa Barbie arrivava con degli orecchini a pendaglio, invece lei ha degli orecchini semplicissimi che non si muovono. L'outfit direi che non c'è paragone, da una parte c'è un vestito molto femminile con una manica a 3/4 e una gonna davvero super mini, dall'altra parte abbiamo un vestito prima man con il gilet della nonna e anche le scarpe ovviamente sono molto diverse. La Totally Hair originale aveva le classiche scarpe Barbie vintage, a differenza di questa qui nuova che ha delle scarpe davvero terribili. Ma la cosa più importante di entrambe queste bambole ovviamente sono i capelli, perché sono realizzate proprio per giocare con quelli, e anche in questo caso devo dire che la differenza è abissale. Come vedete, quelli della vecchia Totally Hair sono decisamente più lunghi. Sembra di no, ma arrivano praticamente a terra, a differenza di questa che arrivano sotto le sue ginocchia. Nella vecchia versione erano frisé, in questa qui nuova invece hanno aggiunto il colore, ma sono praticamente lisci, ma anche la fibra è completamente diversa. Anche se questa qui è una riproduzione, comunque ha una fibra decisamente migliore confronto a questa, pur essendo una fibra diversa dalla Barbie anni 90. Per farvi un piccolo paragone del viso della riproduzione con il viso originale, me l'avete chiesto e ve lo mostro, questo è il viso che ho recuperato io della Barbie Totally Hair originale. Come vedete è un po' sporca, è un po' messa male, ma notiamo comunque delle differenze. Gli occhi erano più grandi, erano forse ancora più truccati confronto a questa riproduzione, sicuramente avevano dei colori diversi, anche il rossetto era più chiaro, le sopracciglia erano più chiare, l'ombretto era completamente diverso, però diciamo che comunque Mattel non ha fatto un brutto lavoro con questa riproduzione e di sicuro sono entrambe, almeno secondo me, molto meglio confronto alla nuova Totally Hair.
Fortunatamente questa testa che ho recuperato ha tutti i capelli ancora attaccati e soprattutto non sono stati tagliati. Volevo realizzarvi un video apposito solo per lei per riuscire a restaurarla completamente, corpo, capelli, viso, vestito, accessori e tutto, ma ragazzi purtroppo mi sono dovuto fermare perché ho recuperato i suoi orecchini, ho recuperato le sue scarpe, ma purtroppo non sono ancora riuscito a recuperare il vestito. E quindi mi sono un attimo fermato. Se qualcuno di voi avesse il vestito e gli andasse di mandarmelo perché non se ne fa nulla, qui sotto trovate l'indirizzo dove spedirmelo e mi sareste di grande aiuto, perché così poi realizzerei quel video dall'inizio alla fine cercando di ridare un po' di dignità a questa testa. Detto questo, l'unica cosa che non vi ho ancora fatto vedere sono gli accessori della vecchia Totally Hair, che adesso non ho qui sotto mano, ma vi lascio un'immagine per farvi capire la differenza tra gli accessori che venivano forniti con una bambola anni 90, dove c'era un gel per capelli, c'erano degli accessori di stoffa, degli elastici di stoffa, c'era tutto realizzato benissimo, addirittura delle cose in tulle, un pettinino apposito per mettere il gel, in teoria glitterato se non ricordo male, a differenza di questa che, come avete visto, ha degli accessori davvero imbarazzanti. Detto questo, oggi lascio a voi ogni giudizio, scrivetemelo qui sotto nei commenti, non vi dirò nulla di quello che penso io, nel caso ve lo dirò rispondendo ai vostri commenti, anche se credo si sia un po' capito, ma vi ricordo, come vi ho chiesto prima, che se avete il vestitino originale della vecchia Totally Hair del 91 e volete aiutarmi a realizzare il video in cui, partendo dalla testa, ricreo praticamente tutta la bambola, inviatemelo all'indirizzo che trovate qui sotto. Ve ne sarei davvero molto grato perché ho visto che in giro ha dei prezzi veramente folli e non sono riuscito a trovarlo ad un prezzo umano. Fatemi sapere quindi cosa ne pensate di lei, aspetto che siate proprio voi a giudicarla qui sotto nei commenti. Se questo video vi è piaciuto, se questo confronto vi è piaciuto, se l'idea del restyle completo vi è piaciuta, lasciatemi qui sotto un like, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e seguitemi su tutti i miei social. Io intanto ragazzi vi saluto, vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo video.